La democrazia, burlescamente nel diritto, è descritta come una forma di governo che si basa sulla sovranità popolare e garantisce a ogni cittadino la partecipazione in piena uguaglianza all'esercizio del potere pubblico. L'origine della democrazia si fa risalire alla fine del VI secolo ad Atene, quando la progressiva presa di coscienza della massa di cittadini soldato greci chiamata opliti, uniti al progressivo sviluppo economico della città e delle colonie, diedero vita ad un'idea di uguaglianza che attecchì fra i ceti meno abbienti della società di allora. I principi fondativi sono l'uguaglianza di fronte alla legge, la libertà di parola e la parità nel concorrere alle cariche pubbliche. Con l'affermarsi nei secoli successivi delle monarchie ellenistiche, a carattere territoriale, inizia la parabola discendente della democrazia classica fino al completo disfacimento, che coincide, grosso modo, con l'estinzione della stessa civiltà ellenistica e con l'avvento della dominazione romana. Nella tipologia delle forme di governo descritte da Platone, essa è definita come governo del numero o della moltitudine ed è considerata la meno buona delle forme buone e la meno cattiva delle forme cattive, di cui quella più degenerata è la tirannide. Questa stessa opinione è condivisa anche da Aristotele. Io personalmente preferisco il pensiero di Polibio, che introdusse il termine di oclocrazia, il governo della massa, la dittatura della maggioranza, una forma degenerata di democrazia dove non domina più la volontà dei popoli, ma gli istinti di una massa variamente istigata da demagoghi. Citando le parole di Raymond Aron nel 1944, gli agitatori di folle diventeranno uomini di Stato, riservando per sé la manipolazione delle masse e comunicando alla direzione dello Stato quello stile demagogico che hanno già sperimentato nelle lotte di partito. La politica estera assume a sua volta i medesimi procedimenti, in modo che la marcia verso l'impero sembra una replica della marcia verso il potere. Al giorno d'oggi chi comanda non deve neanche fare tanta fatica per mantenere il controllo sulle masse, basta controllare l'informazione. TV e giornali hanno sempre agevolato questo processo di rincoglionimento della popolazione. Aggiungeteci internet e siamo a cavallo. C'è da dire che a furia di prenderselo in saccoccia, a seguito di promesse mai mantenute e sempre più vessazioni, gran parte della popolazione ormai ha aperto gli occhi, infatti ormai più della metà non va neanche più a votare, ma si rifaranno in futuro, potendo contare su nuove generazioni completamente rimbambite alla nascita dai telefonini. I politici dei giorni nostri non sono altro che espressioni di gruppi che agiscono per il loro rispettivo interesse, mantenendo ad ogni costo il loro status di privilegiati. Comunque torniamo terra a terra. YouTube è pieno di gente che parla dei massimi sistemi, che rivanga argomenti tritti e ritritti. Penso sia più divertente per voi e per me raccontarvi la mia esperienza in politica, regolamentata dalle leggi democratiche che per molti sono sinonimo di civiltà. Ovviamente mi sono buttato in politica perché ero disperato, la sera preso male, vagavo in autostazione a raccogliere le cicche a terra per salvare il salvabile e farmi una fumata. Non avevo nemmeno i soldi per prendermi le sigarette. Per una cooperativa montavo, smontavo palchi a Vasco Rossi, Caparezza, Morandi, Ligabue, per la sbalorditiva cifra di 6 euro l'ora. Mi capitava di farmi un'ora di viaggio, lavorare 3 ore, farmi un'altra ora ed arrivare a casa alle 6 di mattina con la consapevolezza di non aver guadagnato neanche 20 sacchi, ma piuttosto di non fare niente lo facevo. Chi ha passato nella vita momenti brutti di questo tipo sa cosa intendo. Alla fine, oltre la disperazione di non trovare nulla da fare, c'era in me la volontà di fare qualcosa di buono, il contorto pensiero che se non riuscivo a migliorare la mia vita, almeno potevo provare a migliorare lo schifo che mi circondava. Ovviamente ero incompatibile con qualsiasi partito, essendo anarchico intellettualmente, ma per fortuna o sfortuna, quello giudicatelo voi, all'epoca erano da poco nati i 5 Stelle e sempre in quell'epoca erano un sistema aperto. Ogni giorno, per 4 lunghi anni, ho letto l'albo pretorio del comune, sapevo tutte le consulenze, tutte quelle montagnette di soldini che giravano, gli appalti, le donazioni. Avrei potuto scrivere un libro sulla sottile linea che c'è tra interesse pubblico e privato. Pur avendo finito le medie per miracolo, mi accorsi che ero l'unico che sapeva scrivere. Quindi ho costruito il sito della nostra lista facendo in autonomia sia il webmaster che l'articolista.
Io personalmente avevo un unico obiettivo nella mia azione politica, non fare costruire un inceneritore di rifiuti speciali pericolosi in parte a casa mia e smantellare quello che già c'era, bonificando tutto con un mare di canapa, cosa che misi nero su bianco nel programma. Scrissi un post sull'inceneritore e sui politici collegati a quell'obbrobrio. Diventò virale. Nel trattamento dei rifiuti c'è un sacco di malavita, politica e multinazionali. Se alzi troppo la cresta ti minacciano subito e tutti hanno paura. Ci voleva uno scappato come me per dire le cose che tutti sapevano. Questo mi diede molta visibilità e da lì in poi i miei iscritti cominciarono ad apparire frequentemente sui giornali. Ogni tanto trovavo mie dichiarazioni prese da commenti di Facebook. Che trip. Ma oramai eravamo prossimi alla campagna elettorale e noi eravamo quattro gatti che non sapevano nulla di politica e che non c'entravano nulla con la politica. Inoltre di 5 Stalle avevamo solo il nome e un po' di spille da vendere, nessuno ci aiutava, non c'era una base, niente di niente, si salvi chi può. Trovando un po' di prestanomi, come fanno tutti, riuscimmo ad avere il numero legale per presentarci alle elezioni. La nostra civica ebbe l'ok dall'alto e per la prima volta i cittadini del mio ex paese avrebbero potuto votare 5 Stalle. Purtroppo era già tutto calcolato, la destra che ha sempre dominato in paese faceva comodo averci nel gioco per rubare voti alla sinistra e quest'ultima a loro volta sperava di allearsi con noi per dar fastidio alla destra, cosa che non poteva accadere perché all'epoca i 5 Stelle correvano da soli e si presentavano come una vera alternativa al sistema. Col giochetto che premia le coalizioni non avevamo speranza, il Popolo della Libertà aveva fatto altre tre civiche a cui si erano uniti i Fratelli d'Italia, la Lega si era fatta altre due civiche, il PD si era nascosto dietro due liste civiche. Noi eravamo gli unici pirla a correre da soli. Alla fine si può avere il programma più bello del mondo, la voglia, il sacrificio, il tempo, tutto quello che volete, ma è tutta una questione squisitamente matematica e noi combattevamo con gente che fa questo di lavoro e ci campa. Fortunatamente avevamo un militare in lista e loro, si sa, non pensano molto ed eseguono gli ordini. E un altro militare era nella lista di destra, quindi prendevamo il 50% dei voti della caserma. Gli extracomunitari che potevano votare erano tutti a sinistra, ma gli albanesi non se li filava nessuno, quindi prendemmo noi i voti di quella comunità. Con le associazioni non potevamo fare niente, sono decenni che prendono regolarmente i loro soldini e sono già state ben coltivate, quindi sono impermeabili ai cambiamenti. Mentre noi eravamo soli nel mio paesetto per la campagna elettorale, passarono il buon Silvio, Salvini, Fratelli d'Italia aveva un camion con la faccia della Meloni che girava da settimane. Noi intanto facevamo colletta per fare i volantini che noi stessi andavamo a distribuire. Bei ricordi. Il giorno delle votazioni ero rappresentante di lista, mi accorsi che alcuni dei miei colleghi prendevano appunti durante lo scrutinio, controllavano chi era stato di parola e chi no. Finito il conteggio entrai in un altro seggio perché avevo visto una cosa insolita. Lo scrutinatore era in fondo alla stanza insieme ad una ragazzina che si spera avesse almeno 18 anni. A metà stanza una transenna e poi dall'altra parte quelli che come me avrebbero dovuto controllare il corretto svolgimento dello scrutinio. Chiesi come potessero controllare le schede a distanza di 10 metri e fui cacciato dal seggio. Ripensandoci adesso mi pento di non aver fatto casino. Infine prendemmo il 5% abbondante dei voti, più di Fratelli d'Italia, solo che col giochetto delle coalizioni non mettemmo dentro neanche un consigliere, mentre quello entrato con Fratelli d'Italia divenne assessore. Ricapitolando, abbiamo preso più del 5% dei voti totali, su 16 consiglieri non abbiamo avuto nemmeno uno. Molto affascinante questo concetto di democrazia e di uguaglianza italico. Il resto è presto detto. Io già dopo la morte di Gian Domenico Casaleggio vedevo che la barca faceva acqua da tutte le parti. Di Maio non lo potevo vedere, il Diba aveva mollato. Poi i 5 Stelle successivamente vinsero le elezioni ed andarono al governo rinnegando praticamente tutto il programma con cui erano stati eletti. Tutte le persone con un minimo di spina dorsale vennero fatte fuori in pochissimo tempo, mentre gli yes men scalavano le gerarchie del partito. Io con molta tristezza lentamente mi sono divincolato, non perché ero rimasto deluso,
Bastava vedere i regionali e i parlamentari con cui avevo a che fare per capire che erano così rincoglioniti ad arrivisti che non gli avrei nemmeno fatto dipingere il cancello di casa mia. Comunque, non tutto il male viene per nuocere, questa esperienza mi ha insegnato moltissime cose. In tutto questo circo di pagliacci, arrivisti e militari, come in uno scatolone di 50 libri trovato in discarica, ce n'è sempre uno buono, così in tutto sto grottesco mondo ho avuto il piacere di conoscere Eleonora, donna di ferro, sempre in prima linea nelle lotte a tutela della salute. Mi ha sempre aiutato ed è stata molto paziente nel spiegarmi l'interpretazione di molti documenti tecnici e legislativi. Quando era in regione inoltre ha finanziato l'importante studio Chicken Pops ed anni dopo è riuscito a portarlo fino a Bruxelles. Recentemente ha vinto una causa in cui assieme a un'altra cittadina era accusata di diffamazione dal colosso del legno Kronospan. Gran donna, mi inchino, ce ne fossero di più come lei. Purtroppo devo aggiornarvi, Kronospan ha fatto ricorso in Cassazione. Continua l'intimidazione contro chi combatte per la tutela e la salute del nostro territorio. Continua la battaglia per il diritto di ogni cittadino ad esprimere liberamente le proprie preoccupazioni senza temere ritorsioni. Forza Eleonora, un augurio per tutto. Non mollare. Ma torniamo a noi. Come detto, ero agli sgoccioli da mesi e non ne potevo più di sta gente, ma comunque fu difficile mollare tutto perché avevo tante persone che credevano in me, perché il sito che avevo fatto in cui scrivevo per i 5 Stelle andava alla grande, ma la cosa che mi faceva più pensare era vedere chi ancora ci credeva, qualcosa tipo senso di appartenenza, stile calcio, il loro odio viscerale verso gli altri usato per legittimare le proprie mancanze ed incongruenze. E cosa peggiore, in loro c'era ancora la volontà di credere in questo sistema marcio. So di essere una cattiva persona, ho usato l'ombrello della politica per portare avanti le mie battaglie, per poter scrivere sui giornali, gettar sterco sui potenti. Ammetto di essermi divertito. In più, prima di entrarci in politica, ho sempre saputo che era tutto un magna magna, tutti pacchetti di voti, promesse e propaganda. Semplicemente vedendo la cosa da di dentro mi sono accorto che era molto ma molto peggio di quello che pensavo. Per come la vedo io, i partiti andrebbero aboliti, dovrebbero esserci solo le idee e le persone. Ovviamente la mia esperienza ve l'ho raccontata in modo superficiale, potrei andare avanti ora a raccontarvi lo schifo che ho visto, ma non voglio che mi chiudano il canale che ho appena aperto. La maggioranza del popolo schifa la politica e i loro attori, il capitalismo è fallito, questa finta democrazia idem con patate. Votate per voi stessi che è la cosa migliore e quando un vostro parente o amico vi chiede di votarli perché sono stati reclutati in qualche lista come prestanomi, sapete dove mandarli. Non c'è nessuna stanza dei bottoni, i politici sono solo dei camerieri, la politica moderna non è altro che una prassi, un potere decisionale che col popolo non ha nulla a che fare. Siamo tutti complici, abbiamo sperato di giungere all'età dell'oro non già moltiplicando i nostri sforzi, ma semplicemente per virtù della legislazione a sé stante. Ci siamo altresì illusi che devozione ed entusiasmo potessero sostituire il sacrificio e la comprensione reciproca dei rapporti umani. Abbiamo insomma chiesto troppo alla politica e la nostra delusione, anziché esprimersi ora in un'accusa contro le nostre mere istituzioni politiche, deve piuttosto tradursi in una condanna dei nostri pregiudizi morali ed intellettuali. Il prezzo di ogni libertà è l'accettazione volontaria delle nostre responsabilità. Generation X, if your heart fails you, can't